Sono del parere che così vada bene. Io la penso diversamente. Secondo me dovremmo optare per qualcosa di meno tradizionale. Dici? Beh, in effetti, forse hai ragione. E tu che ne pensi? Saresti in grado di esprimere la tua opinione? Sei in grado di esprimere l'accordo o il disaccordo? Ebbene, è proprio questo il tema di oggi. Vedremo insieme 21 modi per farlo. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cominciamo con alcune espressioni che puoi utilizzare per esprimere la tua opinione. Per farlo puoi ad esempio utilizzare secondo me. Ora la domanda è: con secondo me si usa l'indicativo oppure il congiuntivo? La risposta è indicativo. Anche se è soggettività, anche se stiamo dando la nostra opinione. Ad esempio, potremmo dire: secondo me è la scelta giusta. Molto simile è anche penso. Penso che sia la scelta giusta. In questo caso, e immagino che tu lo sappia, dobbiamo usare il congiuntivo. Possiamo usare anche mi sembra che. Mi sembra che sia la scelta giusta. Anche qui con il congiuntivo. Idem per credo che. Credo che sia la scelta giusta. Puoi anche usare trovo che, espressione che devo dire viene usata molto poco dagli studenti di solito, però ti consiglio di farlo, ti consiglio di utilizzarla d'ora in poi. Trovo che, anche qui più congiuntivo, quindi trovo che sia la scelta giusta. Passiamo ora a delle opzioni più formali, di registro un po' più alto. Ad esempio, ritengo che. Ritengo che questa sia la scelta giusta. O magari anche sono del parere che. Anche qui più congiuntivo. Sono del parere che questa sia la scelta giusta. Un'altra alternativa è sono convinto o sono convinta che. Allora, in questo caso diciamo che la scelta considerata corretta e giusta è l'indicativo. Pertanto, sono convinta che questa è la scelta giusta. Ma in questo caso possiamo usare anche il congiuntivo e ti dico, questa è la forma che a me verrebbe forse più spontanea. Sarà che io adoro il congiuntivo e appena posso lo utilizzo. Questo perché la soggettività della frase comunque rende possibile anche l'uso del congiuntivo. Puoi anche usare suppongo che, e anche qui si usa il congiuntivo, quindi suppongo che sia la scelta giusta e devo dire che io adoro usare questo verbo e non è frequente, non sono molte le persone che lo usano. Io ti consiglio di farlo. Molto bella è anche l'espressione per come la vedo io. Anche qui possiamo dire per come la vedo io, questa è la scelta giusta, pertanto usiamo l'indicativo. Se il tuo sogno è quello di migliorare il tuo italiano, ti consiglio di scaricare questa guida gratuita. Troverai i 10 elementi essenziali per farlo. Troverai il link qui sotto in descrizione. Veniamo ora alle espressioni usate per esprimere accordo. La prima espressione è anche io penso che. Vediamo un esempio.
Questa serie televisiva è davvero avvincente. Sì, anche io penso che sia difficile smettere di guardarla. Sono d'accordo con te. Dovremmo concentrarci su questo progetto. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Dovrebbe essere la nostra priorità. È proprio vero. Questo film è un capolavoro assoluto. Sì, decisamente, è proprio vero. Hai ragione. Questo libro è davvero ben scritto. Hai ragione, l'autore ha fatto davvero un ottimo lavoro. Ed ora passiamo al disaccordo. Vediamo insieme alcune espressioni per esprimerlo. La prima è: sì, però, dai. Questo vestito ti sta benissimo. Sì, però, dai, mi sta meglio l'abito blu. Non trovi? Beh, in effetti. Perché? Scusa? Questo libro non è interessante. Perché? Scusa? Personalmente trovo che abbia profondità e significato. Non sono affatto d'accordo. Penso che dovremmo spostare l'evento alla prossima settimana. Non sono affatto d'accordo. Abbiamo già promosso l'evento per questa data e cambiare potrebbe causare confusione. Non ho detto questo. Allora non andremo più al mare perché preferisci la montagna. Non ho detto questo. Ho detto che amo entrambe le opzioni, ma questa volta vorrei provare qualcosa di diverso. E certo, ricorda che con questo tono, e adesso vedrai anche un esempio, serve proprio, come dire, è usata in modo ironico e serve proprio per indicare che non siamo d'accordo con l'altra persona. Dovresti trovarti un lavoro. E certo, per te è facile, tu hai trovato lavoro grazie a tuo padre. Io la penso diversamente. Questa è la soluzione perfetta per il problema. Io la penso diversamente. Ritengo che dovremmo esplorare altre possibilità. Non direi proprio. Questo piatto è davvero squisito. Non direi proprio. Per me è un po' troppo piccante. Molto simile è: a me non sembra proprio. Penso che questo sia il modo più veloce per risolvere il problema. A me non sembra proprio. Potrebbe richiedere più tempo di quanto pensiamo. Ed ora passiamo alla parte pratica. Ti dirò una mia opinione e ti chiedo di esprimere accordo o disaccordo qui sotto nei commenti. Si tratta di un'opinione piuttosto divisiva. Allora, io ritengo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso debba essere riconosciuto al più presto anche in Italia. E tu che ne pensi? Ti chiedo di scriverlo qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere cuore qui sotto. Oggi hai imparato delle alternative importanti, così puoi evitare di dire sempre penso che. Ma c'è un'altra parola che viene ripetuta spesso, la parola prego. Esistono però 20 alternative. Vorrei fartele conoscere in questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.